Sei licenziato. 3 parole. Non urlate. Dette piano. Te lo dicono così. Senza prepararti. Ora nessuno ti aspetta più. O forse sì. E se quel momento non fosse una fine, ma un'apertura? Perché è proprio lì che iniziano le vere notifiche. Benvenuto. Questa è una nuova storia di storie maledette. Una giornata storta. Una porta che si chiude. E poi quel tono. Il tono era cambiato. Lo aveva capito subito. Non era la voce. Era il silenzio tra una frase e l'altra. Il datore di lavoro parlava, ma sembrava già altrove, come se la decisione fosse stata presa da qualcuno che non era lì. Non è personale. Quelle parole, sempre quelle. Tagli, ristrutturazione, devi capire. Capire cosa? Che dopo 10 anni si diventa un numero. Che la fedeltà pesa solo quando devi portarla via. Da oggi puoi anche andare. Nessuna stretta di mano. Nessun saluto vero. La porta si chiuse alle spalle. Un suono secco. Fine. Libertà. Un bene? Forse. Ma le parole non avevano più peso. Gioia. Fallimento. Suonavano uguali. Vuote. Marco con lo sguardo perso. La scrivania davanti a lui. Era lì. Ma non era lì. Una parte di lui era rimasta sospesa. Qualcosa lo guardava. Non dalla finestra. Non dalla porta. Da dentro. Il corpo respirava. La mente no. Un graffio sulla scrivania. Sempre lo stesso, da anni. Ma adesso lo irritava. Ironia della sorte. Il graffio rimaneva. E lui... no. Marco sentì un peso sul petto. Non il peso della vita. Qualcosa di più vecchio. Qualcosa che aspettava. E mentre fissava a vuoto, la stanza sembrava contrarsi. O forse era lui. Non era più solo. Ma nessuno sarebbe arrivato a salvarlo. Poi arrivò una parola. Libero. Capì solo quella. Non il resto. Non ancora. Libero, ma non leggero. Non sereno. Non davvero. Libero, ma senza direzione. E quando non hai un posto dove andare, la libertà somiglia molto a una trappola aperta. Fuori pioveva. Una pioggia sottile. Quella che non lava via niente. Il telefono vibrò. Messaggi automatici. Notifiche inutili. Camminò senza meta. Casa. Sempre casa. 4 mura. Un silenzio che non chiedeva permesso. Guardò il telefono. Ore 03
17. Una notifica. Online. Un nome. Un nome che non vedeva da anni. Marco. Marco era morto. Incidente in moto. 3 anni prima. Il cuore fece un salto. Poi cercò una scusa. Un bug. Un errore. Un'app che sbaglia. Chiuse tutto. Spense il telefono. Buio. Un suono. Vibrazione. Il telefono era acceso. Ma come? Stessa ora. 03:17. Stesso nome. Online. Non scriveva. Non chiamava. Era solo lì. Presente. La notte dopo successe di nuovo. E quella dopo ancora. Nomi diversi, storie finite, un ex collega, un vicino di casa, una ragazza vista una volta sola a una festa. Tutti morti. Tutti online. Nessun messaggio. Nessuna richiesta. Solo presenza. Come se stessero controllando se lui ci fosse. Cominciò a dormire male. Sogni spezzati. Risvegli improvvisi. Alle 03:17 sempre, come un appuntamento che non aveva fissato. Cercò risposte, forum, thread dimenticati. Un post attirò la sua attenzione. Poche righe. Gli ultimi accessi non sono errori. Sono impronte. Chi muore senza essere visto torna online. Non per parlare, per essere guardato. Un commento sotto. Se li vedi sei già nella lista. Rise. Una risata nervosa. Chiuse tutto. Ma il telefono vibrò. Una chat aperta, vuota. In basso una scritta. Sta digitando. Secondi, minuti, poi nulla. La stanza era fredda. Troppo. Il caricabatterie non era collegato. La batteria era al 100%, sempre, come se non servisse ricaricare. La notte seguente accadde qualcosa di diverso. Ore 03:17. Un nome nuovo. Il suo. Online. Il telefono era sul tavolo, lontano dalle mani. Non sono io. Sussurrò, ma la scritta restava. Poi un messaggio arrivò. Una sola frase. Ora sei libero. Libero da cosa? Capì troppo tardi. Il licenziamento. Il silenzio. Le notti vuote. Non era una coincidenza. Era spazio. Quando perdi tutto, diventi visibile. L'ultima notte. Il telefono si accese da solo. Tutti i contatti erano online. Tutti. Morti, dimenticati, cancellati. Un'unica chat rimase aperta. Senza nome. Un messaggio. Grazie per averci visto. Schermo nero.